Nino, l'amico di oggi. Ciao Monica. Ciao. Abbiamo sentito i suoi punti. Sei praticamente già connessa a lui. Ti accompagno solo per connetterti leggermente più profondamente, in modo leggermente più profondo. 5, 4, 3, 2, 1. Mm. Come lo vedi? Lo vedo con le mani in tasca, che passeggia da solo, mm, e attraversa Piazza del Popolo a Roma. Ti dà l'autorizzazione? Sì, è un po' pensieroso. Gli vedo la fronte corrugata. Ok. Immerso nei suoi pensieri, fa segno di sì. Nino, vecchio amico, seconda o terza sessione. Ehm, Causa esoterica di questa visione a Roma. È un suo desiderio da sempre, perché lui è nato, tra virgolette, fuori dal continente, ok? Se Mhm. possiamo dire così. Ehm, e se si immagina nel continente, si immagina bene proiettandosi così, ok? Dalla sua isola si proietta Alla e arriva a capitale. Roma. Perché Roma? Perché è la capitale? Eh, Perché c'è stato, io dico diverse volte già a Roma, e infatti ha un richiamo, un affetto particolare per Roma. Ok, E forse c'è anche un modo di, non so, di vivere, di concepire alcuni concetti della vita che gli è familiare. ok. Vibrazione di Nino. 19 miliardi. Consapevolezza. 167. Livello in percentuale di anima. 45. Vite precedenti. Mm, 1816. E livello di cervello. Quasi 8. Ok, buona vibrazione. Buona consapevolezza. Il resto, per essere una terza sessione, così così. Ok, nuovo progetto di Nino. Nome. Mortacci tua. Perché? Tradotto, no? Un po' in italiano è mannaggia a te, no? Mhm. Eh. Come se ci fosse una serie, diciamo così, di recriminazioni, di rimpianti, di se fosse andata così anziché cosà. Mm. Mm. Quindi Su non questo. c'entrano i morti. Anche sì, sì, Sì? sì, anche sì. Sì, perché comunque con i suoi morti, cioè questa espressione romana, hai detto bene, si riferisce proprio, cioè l'espressione intera sarebbe all'animaccia, no? Degli mortacci tua. Mhm. Quindi all'anima dei morti tuoi, quindi dei tuoi defunti parenti. Mhm. Sì, che è Letteralmente. un'espressione, sì, io l'ho sempre trovata abbastanza curiosa. È un inveire contro i tuoi defunti. Morte morta, dicono da altre parti. Vabbè. Al nord non saprei sinceramente, ma comunque questo è il concetto. Ehm, Mh. Sì, è giusto quello che hai detto, perché, con 2 defunti in particolare, suoi parenti, ha questo, rapporto come irrisolto da certi punti di vista.
Ok. Chiamiamoli tutti i morti che hanno a che fare con la vita di Nino. Ovviamente il padre e la sorella sono i primi, no, a presentarsi Mm. e son quelli, diciamo, che hanno inciso maggiormente, in questo suo quadro, diciamo così, di recriminazioni, di spiacere, sai, no, un po' di quel retrogusto amaro. Mhm. Mh. Ci sono altri morti all'interno di questa chiamata che non appartengono alla sua schiera di parenti. Vengono dei morti di fatica. Mm. Nel senso che, in primis Nino, anche suo padre, grandi lavoratori, proprio questo lavoro all'insegna proprio della fatica anche fisica. Mhm. Cosa che c'è stata anche in generazioni precedenti e quindi questo attrae altre persone che hanno lavorato tantissimo, lavoro che a volte li ha portati praticamente sulla soglia della morte. Sia intesi come morti per lavoro, che non lavoravano in condizioni di sicurezza, Mhm. sia, persone che, erano stremate dal lavoro. Avevano praticamente, messo in ginocchio il proprio sistema immunitario a causa proprio, delle lunghe, giornate di lavoro, delle condizioni malsane. Vedo che, Nino è in grado di attrarre queste persone qui. Perché? No, perché lui comunque, molta parte della sua vita l'ha dedicata al lavoro, anche da un punto di vista energetico proprio. Molte cose le ha legate al lavoro, anche a livello di affetti, di amicizie, ha un po' intrecciato le cose con il lavoro e, affetti. Quindi, il lavoro è diventato, volente o nolente, anche un perno della sua vita, no, il lavoro appunto da un punto di vista economico, il lavoro anche da un punto di vista di aspettativa, per esempio, della pensione che comunque è legata al lavoro, no, Mhm. al è il frutto, di una vita di lavoro. Lavoro con contributi, lavora senza contributi, però molto centrale questa cosa del lavoro. Problematiche di salute che lui o qualcun altro imputa legate al lavoro, mh? Quindi salute, affetti, soldi, tutto legato al lavoro. Bene, quanti sono questi che non appartengono alla sua famiglia e che si presentano? Ehm, perché aspetta un attimo, qua continuano a aumentare. E sono proprio tanti i morti a causa del lavoro in maniera più o meno diretta. Mhmm, Tra l'altro ecco vedi, ad esempio questo problema qua respiratorio che lui ha avuto, perché mi si accavallano queste informazioni qua, perché mi fa vedere come alcuni defunti per lavoro, deceduti a causa del lavoro, per problemi respiratori, in quanto, l'aria era malsana, respiravano polveri, sottili, velenose. Mhm. Ehm, Non so, abbiano come creato una connessione con lui. Non so come spiegarti, avevano bisogno di essere visti, una categoria che aveva bisogno di essere vista. E per essere vista vedo che in qualche modo si è connessa, la sua anima, producendogli questi dolori quasi, no, a livello, respiratorio, che lui ha percepito come dolori di schiena, che lui ha proprio Mm. percepito come un affaticamento. Uhm, Fratello. sì, sì. È un po' particolare come innesco, come dinamica. Mm. Ma come Spiegacelo un attimo. sensibilizzare è, Mm. allora, non riesco a capire se lui in qualche modo possa avere una sua sensibilità personale, proprio per, le persone che hanno difficoltà lavorative a vari livelli.
Mm. Livelli che arrivano poi al pericolo di vita. È come se lui avesse questa particolare tipo di sensibilità. È come se si fosse creato una sorta di canale tra queste persone che hanno bisogno di far vedere a che condizioni erano arrivate. Mm. Ehm, tanto da avere delle problematiche a livello polmonare, come respirazioni, come proprio tumori ai polmoni, a causa proprio di quello che respiravano, sia perché lo maneggiavano, ok? E quindi andava a interferire proprio con la loro capacità di respirare liberamente, sia proprio l'aria. Mm. Mhm. Che li circondava. Ed è come se l'anima avesse scelto, non so, di creare questa specie di comunicazione privilegiata, come se lui potesse dar voce in un certo senso a queste persone. E quindi ha accusato un po' su di sé dei sintomi simili. Del riflesso. Mm. Sì. Va bene, quante sono in totale i disincarnati, escluso sorella e padre, esclusi sorella e padre, che vanno nel portale aureo? Oltre 2000. Però, e i parenti di questi 2000 quanti sono? Ah, vedi, poi mi mostra anche come alcuni di questi poi avevano ehm, avuto dei problemi che hanno trasmesso ai figli e quindi anche i figli sono deceduti e quindi si portano appresso anche questi figli. Quindi siamo sull'ordine dei 3000 circa. Benissimo, tutti dentro. E chiediamo, concentriamoci sulla sorella, mancata non da molto. All'inizio del suo percorso ipnosi, Nino aveva ancora la sorella, che non ne voleva sapere di fare delle indagini per capire delle cose. Facciamo finta che all'interno della causa, della ricerca di una causa esoterica, di una qualunque cosa che ci preoccupa o ci modifica la vita, paura. Mm. Mi mostra come Nino cerchi di connettersi a varie persone, tra cui ovviamente in primis i propri familiari. Ma i familiari si mostrano chiusi all'interno di una bolla, ognuno dei propri fratelli, così come anche i genitori e i familiari in generale, me li mostra rinchiusi in una bolla. Nino cerca proprio di collegarsi a loro andando oltre la bolla. E così per esempio ha fatto con la sorella. Voleva in qualche modo poter rendere più rarefatta questa bolla che invece si stava ispessendo sempre di più. Quindi la sorella che si stava isolando sempre di più e si stava facendo sempre di più fagocitare dalla malattia. Tant'è vero che lei è risultata essere completamente piena della malattia, no? Con metastasi che coinvolgevano l'intero corpo. Questa bolla ha avuto proprio il sopravvento. Non riusciva più a espellere, ok? A fare uscire tutto ciò che era tossico, tutto ciò che era di troppo, perché c'era questo strato spesso della bolla che Mhm. impediva la traspirazione e gli rimandava indietro, le rimandava indietro le tossine. E vedo proprio come il nostro Nino, quasi come in un gesto quasi che potrebbe fare nel lavoro, ok? Mhm. Dove cerca di abbattere, come se fosse un muro, da buon muratore, questa bolla, che è proprio diventata spessa, concreta, Mm. E perché le dovrebbe battere lui? La perché parte la- vuole provare in qualche modo a liberare la sorella. Mhm.
Non ci riuscirà mai. No. Vic a Nino, anzitutto. Mm. Sai, è come se lui si fosse sentito anche molto responsabile di tutta la famiglia. Come se lui potesse in qualche modo aggiustare, sistemare, no? Le cose che non andavano bene. Quindi poter raddrizzare un po' quel fratello storto, Mhm. poter aiutare in qualche modo la sorella a recuperare parte della sua salute. Lui è fatto così. E si assume molto il carico, le responsabilità. Di responsabilità, sì. È nella sua natura, eh. Mm-mm. Vic alla sorella. E ce n'è da fare qua, eh. Se la prende, ovviamente. Allora, lei la prende e il prenderla le fa vedere proprio il suo ruolo da vittima designata, come se si fosse proprio arresa a questa malattia perché non poteva fare altrimenti, perché appunto lei era una vittima designata e non poteva sottrarsi a questo, mentre Nino voleva fargli vedere altre prospettive, che c'è sempre una via di uscita. Però è bello perché lei sta vedendo chiaramente il ruolo da vittima in cui era caduta. È importante, è un momento molto importante. E infatti vedo che lei è come se riuscisse, è da sola che lo fa ovviamente, dall'interno della bolla utilizza le mani per uscire da questo guscio. È come una Mm. nuova nascita, come se lei fosse una creatura che esce dall'uovo. E adesso cosa dice? Vede Nino, è la prima immagine che vede è Nino. C'è una cosa curiosa sul tuo audio oggi, quando ci sovrapponiamo con l'audio, la tua voce. No, non so perché, c'è una causa esoterica. Vediamo, magari. E vengono degli uomini, due uomini del tempo. Mm. Due, allora, uno entro io nella scena e gli stringo io la mano, e all'altro stringi tu la mano. Ci Mm, presentiamo, no? che confusione che fanno. Vedo che vogliono incrociare le mani, Mhm. ok? Quindi uno il braccio così, l'altro il braccio Beh, così, quindi creando una X. ferma, io gli do una sberla al mio e gli impongo di darmi la mano come dico io. Se non lo fa, gliene do un'altra più forte e andiamo avanti così fino a che non fa quello che dico io. Oh mamma mia. Allora, questi vorrebbero proporci dei rebus, degli anagrammi. Altra sberla, mi dia la mano, senza rebus. È sorprendente perché si toglie il cappello. Aveva il cappello calato in modo che quasi non si poteva vedere lo sguardo, perché la tesa proprio del cappello lo copriva, e vedo che si toglie il cappello e ti fa una specie di inchino e ti dà la mano. Va bene, nel momento in cui ho la mano dell'uomo del tempo in mano, non gliela lascio più e alzo le mie frequenze a svariate centinaia di miliardi. Perché mi va? Perché lo decido io. Vedo che tu riesci praticamente a sollevarti proprio con il tuo corpo e più tu ti sollevi e più lui sprofonda nel terreno. Ma non lascio la mano, che No, succede? rimane la mano, rimane la connessione. E vedo che tu diventi sempre più chiaro e meno corporeo, in un certo senso, più energetico e
ti alzi sempre di più. Lui diventa sempre più denso, più scuro e sprofonda sempre di più. E più sprofonda, più si sgretola. Bene, andiamo avanti fino a che si è sgretolato del tutto. Sì, tu stai ormai praticamente stringendo la creta, sai quando si sbriciola che è secca secca? Mm. E tu sei diventato anche più grande. Hai delle dimensioni molto maggiori rispetto a quelle di un uomo normale. Tu cosa hai fatto, Monica? A che punto sei con la tua stretta di mano? È successa una cosa particolare, nel senso che io ho accettato questo incrocio così, quindi io a mia volta ho messo le braccia a X, lui anche, e si è creato come un inizio di elica del DNA, perché poi ci siamo dati le mani, così con le braccia incrociate. Mhm. Il processo però è stato simile, perché io ho reso la mia parte energetica e luminosa. La sua invece è rimasta sempre più scura e è andata sbriciolandosi. E più lui si sbriciolava, più la mia parte diventava, diciamo così, luminosa e viva. Va bene. Quello che rimane in un portale definitivo e via. Assolutamente. In effetti non ti sento più con questo difetto, vediamo, di audio. Va bene, messaggio della sorella di Nino a Nino. E poi la salutiamo. Hai provato a farmi vedere tante cose in vita, ma io le vedo solo adesso. Mi fa vedere lei uscita da quest'uovo che guarda la vita con stupore, cioè ha proprio gli occhi della meraviglia. E nel suo caso l'espressione mortacci tua diventa quell'espressione, sai, proprio di sorpresa, di bellezza, perché può essere utilizzata anche così, no? Di stupore, di Mhm, gioia, non mhm. per forza in maniera negativa. Nel suo caso è proprio questo, che rivede le cose con occhi nuovi. Tutto qui? Questo è il E messaggio? poi va verso Nino e lo abbraccia. Destra, sinistra. Ok. Cioè? No, no, perché praticamente mi fa vedere che Nino ha la parte sinistra un po' più scura, cioè che lei la abbraccia, avendo preso la Vic e avendo iniziato a vedere il mondo in maniera diversa, è come se volesse illuminare completamente Nino, ok? Col suo abbraccio, ma la parte sinistra, che è un po' il rapporto con le donne, rimane un po' in ombra perché è come se l'avesse proprio trascurato lui nella sua vita. Ha dedicato talmente tanto tempo al lavoro, alla famiglia, agli affetti, amicizia, che invece, diciamo così, che il rapporto con l'universo femminile è rimasto un po' più in ombra, capito? Abbozzato. Mm. Sì, 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 esatto. Messaggio del padre a Nino. Ai nostri tempi si faceva così, si parlava poco con i figli, si lavorava tanto. C'è proprio un sentimento di gratitudine del padre verso Nino per aver tirato fuori questa sensibilità nei confronti delle persone che hanno sacrificato la propria vita per il lavoro, per comprendere che la vita non è lavoro. E vedo che il padre ora lo capisce. La vita non è lavoro. E lui invece aveva proprio identificato le due cose. Vita uguale lavoro. Eh sì, e quindi sacrificio, quindi lontananza dalla famiglia, poco tempo per gli affetti. Mm. Messaggio finale finale del padre.
hai fatto un dono meraviglioso a me e a tua sorella. E sento proprio l'orgoglio di un padre che sicuramente non si era per niente manifestato in vita, perché comunque c'erano altri presupposti, altri valori. Però adesso con una consapevolezza diversa è proprio come se riuscissero a percepire un altro livello dell'esistenza, perché Nino gli ha proprio spalancato questa porta, di vedere proprio l'esistenza da altre prospettive. Occhi nuovi hanno sia il padre che la sorella di Nino. Va bene, e allora li salutiamo. Tutti e due, insieme a quei 2000, nel portale Aureo, C'è 2002. tanta gioia, c'è tanto sollievo, proprio liberazione da dei fardelli, fardello lavorativo, fardello, sai, del corpo, la salute, no? Per quanto riguarda la sorella. Si libera di tutti questa specie di grovigli, di nodi, entrambi. Erano grovigli e nodi di natura diversa, ma erano comunque così, questa massa un po' di vermi anche, ecco. E vanno verso il portale aureo e lo fanno insieme, su uno di fianco all'altro. Benissimo. E Perché il padre in qualche modo c'era già andato, ma era come se avesse bisogno ancora di questo pezzettino qua. ok, lo chiudiamo. Mm. Se fosse stato fatto un lavoro parziale in passato. Causa esoterica Monica degli acufeni. Problema annoso di Nino, che ogni tanto va, ogni tanto torna, non si risolve del tutto. Acufeni a me è venuto fin da subito denti e lui ancora non aveva parlato dei denti. Mm? Mm. C'è questo forte legame che è sia di natura fisico-biologica, quindi le sue problematiche ai denti, proprio come infiammazione di nervi, portano a dei disturbi di questo tipo all'udito, più che altro questo fischio, questo fastidio costante pressoché, quindi sia di natura fisico-biologica, sia proprio di natura più energetica. È come se da un punto di vista spirituale, non parlo solo affettivo, nel Mhm. caso di Nino devo dire proprio spirituale, lui non ha avuto degli agganci. La sfera spirituale se l'è creata un po' da sé. Ehm, ehm, la maggior parte delle persone che lui ha frequentato ehm, non, diciamo così, che non avevano, ok, questa naturale attitudine verso la conoscenza del proprio spirito. Mm. Che in questo caso anima e spirito è insieme, però è come se lui mi portasse di più verso lo spirito perché lui ha familiarizzato di più con la parte maschile, dovrebbe farlo un po' di più con la parte femminile. Questa parte di vita che gli rimane, l'invito è di familiarizzare di più con l'oro, non solo con l'argento. Dove l'argento è lo spirito, la L'oro componente all'anima. maschile, sì, l'oro è l'anima, la parte femminile. Quindi lui ha avuto di fatto pochi appigli, diciamo così, dello spirito, no? E infatti ha sempre avuto problemi ai denti. Allora, a parte che vedo anche che è dovuto molto crescere con le sue forze, ok? Quindi si è dovuto sempre fare un gran mazzo. Mm. Mm. E poi proprio come se tutta questa parte così spirituale l'abbia dovuta mettere insieme un po' da solo, no? Sentendosi spesso anche solo. Perché lui applicando alcuni principi spirituali è stato un po' tradito. Causa esoterica dei problemi agli occhi.
Allora, buona parte effettivamente li ha proprio risolti e questo veramente è notevole, perché ormai non utilizza più gli occhiali per vedere da lontano. Questa è davvero una grandissima conquista, perché lui ha proprio imparato a vedere con distacco e con equanimità alcune cose, però altre cose che riguardano proprio la sua vita personale e riguardano dei nodi più profondi, ancora non le riesce a vedere e infatti continua ad avere problematiche nel vedere da vicino. E infatti, in particolar modo, da che praticamente ha prenotato la sessione, si sono aggiunti altri problemi che riguardano proprio l'occhio, se non sbaglio, sinistro, vero? Mhm. Perché è lì che lui deve andare a lavorare, Cioè? sulla parte femminile. Mm. Lui proprio in questa parte della vita che gli rimane ha questo compito Ma, di andare a risolvere ehm, questo. ma in cosa intendi per parte femminile? La moglie? Perché lui si chiederà questo in questo momento. Il femminile, le donne o la sua parte femminile? L'amore proprio, sì, l'amore per le donne, credo. Chiediglielo. Cioè che lui avrebbe voglia di vivere l'amore con una donna. Lui si Fiamma? deve concedere questo. Non mi sembra che si sia mai concesso un grandissimo amore, profondo, totale, come lui potrebbe vivere. Cioè senza freni. Sì, e mostrando interamente se stesso, regalandosi completamente, non dovendosi più nascondere, potendo esprimere completamente quella che è la sua natura, quelli che sono i suoi interessi, quello che è proprio il suo aspetto spirituale. Mi viene totally lost, completamente perso. Eh, bella, bella sfida adesso, eh? Con una moglie, a casa, un lavoro, una pensione vicina. Mm. Simpatica questa PS. Mm? Che bisogna fare? Eh. Va bene, caduta, rottura dei denti, in realtà da sempre, diciamo dalla maggiore età a oggi. Allora, è proprio un suo aspetto di fragilità. Mentre lui da tanti altri punti di vista manifesta una forza incredibile, appunto perché è un lavoratore instancabile, appunto perché ha fatto veramente un progresso evolutivo straordinario. Ha fatto delle scelte di vita anche nel cambiamento dell'alimentazione, nel cambiare proprio il rapporto con il suo corpo, straordinarie, ok? Dimostrando una forza incredibile. Ma è come se ci fosse di base una forte fragilità affettiva. Cioè lui ha dato moltissimo, ok? In termini proprio di affetto e di voler dare stabilità. Lui ha sempre voluto dare la stabilità, l'appoggio agli altri, io ci sono, puoi contare su di me, puoi fidarti di me. Ma vedo che non ha ricevuto altrettanto. Mi fa proprio vedere questo dente che tende a cadere, non ha più il sostegno solido, no? La radice, la gengiva. È come se si sentisse abbandonato. Lascio andare, Mm, mi abbandono. sì. Mm. È collegata questa parte dei denti al lavoro?
a tutti i problemi che Nino ha avuto nel lavoro. Attualmente sta aspettando ancora dei soldi, degli stipendi, in virtù dell'amicizia è l'ultimo che viene pagato, anzi è l'unico che non è stato pagato. Purtroppo sì. Purtroppo sì, appunto perché lui ha messo in pratica dei principi di vita che ritiene essenziali, che è quello della correttezza, dell'affidabilità, della puntualità. Non ha ricevuto altrettanto, ok? Ehm, perché comunque l'altra persona non è al suo stesso livello di consapevolezza. E quindi lui, tra virgolette, è stato un po' tradito, ok? Pur essendo felice di aver portato avanti i suoi principi, c'è una sorta di amarezza e quindi sai quando proprio ti cascano le braccia, no? Mhm. Ti cascano. E in questo senso metaforico a lui cascano i denti perché dici ma io mi sono data al massimo e poi però questa persona non ha ricambiato, anzi mi ha restituito una moneta, insomma, no? Di poco valore. Io gli ho dato un qualcosa di immenso valore. Non solo, ma non gli sta restituendo la moneta, cioè i soldi che gli spettano. Certo. Dolori dorsali, ne abbiamo già parlato. Sì. Dopo un brutto raffreddore, lui che è da 10 anni che è vegetariano, che non si ammala più, io direi doppia domanda. Primo, la causa esoterica di questo raffreddore. Secondo, la causa esoterica di questi dolori dorsali. Allora, è tutto abbastanza, aspetta, è tutto abbastanza a ridosso comunque della sessione, ok? Perlomeno che era nella sua mente, che era in fase di prenotazione, eccetera. Proprio perché è un momento determinante per la sua evoluzione. E quindi, come sempre, avviene che c'è il contrattempo. E in questo caso vedo proprio l'intervento degli uomini del tempo che si posizionano uno davanti a Nino, l'altro dietro Nino e lo comprimono. Quindi uno gli comprime il petto, l'altro gli comprime la zona dorsale, creandogli proprio questa sensazione di soffocamento, ok? Di difficoltà respiratoria. Quindi sì, l'intervento degli uomini del tempo, ma allo stesso tempo ho proprio visto, come ne abbiamo parlato prima, eh, eh, quindi da un lato sì, è un autosabotaggio, però dall'altro è proprio un incentivo a salire questa scala dell'evoluzione anche attraverso questa connessione che lui ha avuto con questi defunti da lavoro, queste vittime del lavoro. Perché comunque in un certo senso il padre, in senso più metaforico, è stata anche lui una vittima da lavoro. Mhm. Mm. E quindi c'è questa doppia valenza. Da un lato è vero, è un tentativo di sabotarlo e di impedire la sessione, impedire i buoni effetti, scoraggiarlo. Dall'altro però invece la PS ha lavorato per creare una maggiore connessione di Nino a più ampio raggio, perché io vedo proprio la sua coscienza che si espande. Così come io l'ho visto fin dall'inizio a Roma, per cui lui è sì nella sua città, però allo stesso tempo si espande ed è in qualche modo anche a Roma, così la sua coscienza sì è lì, a casa sua, nella sua famiglia, nella sua vita, Mm. però allo stesso tempo è diffusa ehm, ehm, in modo da riuscire a captare anche altri messaggi. E la fanno mentre passeggia?
Ci sono delle cose della sua quotidianità come che vorrebbe cambiare, ma non è semplice. Quindi una cosa molto semplice, che è come quella della passeggiata, gli crea proprio questo affanno. È una sorta di spia rossa che gli racconta questo. Ci sono cose della tua quotidianità che appartengono alla tua zona di comfort, Mhm. mm, che magari potresti trasformare. E non è semplice. Che cosa vuol dire? Lui ha fatto una prima parte della vita in cui si è fatto un mazzo allucinante, proprio un paiolo tanto, sia in termini lavorativi che anche in termini di crescita, di evoluzione proprio. Ed è come se il suo corpo chiedesse, in questo momento, unitamente alla sua mente e al suo spirito, di avere la parte gioiosa. Dopo tanta fatica, dopo tanto sudore, e sicuramente ci sono state le grandi soddisfazioni, ok? Mhm. È come se fosse un reclamare la gioia, l'amore, la luce piena. È come se avesse bisogno proprio di interloquire Mhm. con delle voci femminili, persone proprio femminili, Mhm. che contribuiscono ulteriormente a questo suo cammino evolutivo e che vedo lo riempiono di più di gioia. È proprio una sua scelta. Lui potrebbe scegliere questo. Causa esoterica del fatto che hai visto nell'esposizione dei punti i santi. Eh, lo sto ancora chiedendo perché vedo proprio l'aureola soprattutto di questi santi. È un'entità eterica questa? No, accidenti, non lo è. Allora, dunque. Mm. Allora, lo vedo molto collegato anche a Roma, perché mi mostra lui che entra in diversi edifici religiosi che hanno queste rappresentazioni. Però è come se proprio mi richiamasse la sua espansione energetica. Nel senso che nei santi, in maniera molto banale, è vista proprio l'aura della parte superiore, no? del Mm. corpo, Mm. quindi la testa proprio lì, ecco, corrispondenza dell'ultimo chakra, insomma così, la scelta è un po' quella. Però è come se lui riuscisse sempre di più a potenziare la sua aura, inteso proprio come suo campo energetico intorno a sé, a farlo diventare sempre più luminoso. È come se l'intento della sua PS fosse proprio questo, che il suo campo luminoso diventi quasi visibile, tangibile, come quello dei santi. Cioè, intendiamoci, non c'è nessun parallelismo tra lui e i santi, no, è solamente l'indicazione, vedo, dell'aura. Mhm. Eh, come se lui possa arrivare ad essere una persona mm, che quando c'è lui, boh, è indubbia la luce, ok? È fuori di dubbio questo campo, che poi è alla fine il campo torico, Mm. l'elettromagnetismo del cuore, che è potente, che è sfacciato.
nel suo caso. Entità eteriche, se ci sono. I due uomini del tempo. Mhm. E poi c'era questo ibrido avvoltoio dinosauro, aveva testa da avvoltoio, corpo di dinosauro, diciamo. Falconiforme rettile. Sì. E di L? Due. Mentali. Io ne vedo due. Di che tipo? Vabbè, una fa un po' ridere, sempre all'insegna un po' del romano. È Fregnace a Bimbolandia. Che livello? 3. E Che poi c'è cosa? Mhm. Tunnel 2. Tunnel 2. Mm. Fregnaccia Bimbolandia cosa vuol dire? Che cos'è? Mm. Tunnel è come se, perché non so perché, forse è più facile prima tunnel, no? E poi dopo mi ricollega all'altro. Tunnel è come se ci fosse una sorta di tunnel, quindi già però me lo fa vedere come sotterraneo, più tunnel della metropolitana per intenderci, no? Mhm. Non è il tunnel di superficie sotto la montagna, ma sotto proprio. Mm? Mhm. E, mi fa vedere come se ci fosse una latente tristezza continua. Come un tunnel. Eh, e mi fa vedere, per esempio, questi uomini del tempo che cercano quasi di allungare l'estensione del tunnel affinché, se il tunnel è più lungo, Nino rimane più tempo dentro al tunnel. Ehm, e quindi vedo proprio questa sorta di tristezza soggiacente, che già adesso stiamo molto meglio in questa fase qui della sessione, però per esempio legata alla sorella, legata al padre, legata ad alcune questioni familiari, come se ci fosse così questa tristezza, amarezza, dispiacere, sotterraneo, soggiacente. L'altro invece delle fregnacce a Bimbolandia mi mostra proprio sempre questi due uomini del tempo che, come hanno fatto un po' con noi, gli fanno un po' dei giochetti, un po' per distrarlo, un po' per confonderlo, Mhm. di modo che lui si interroghi su determinate questioni anche della vita e poi vada a tratti in confusione, non sappia esattamente quali siano le risposte giuste. Adesso, per esempio, no, mi incuriosisce perché uno dei due uomini del tempo mi fa vedere la parola REM, Mm. che è la fase in cui sogni, muovi gli occhi durante il sonno. Mhm. Però poi che cosa mi fa? Mi fa vedere mescolate, cioè me le fa vedere letto al contrario. Mer, con riferimento sia alla madre, Mer, Mhm. Anche se c'è una E in più. ma non importa, perché tanto Mhm. la confusione non è che è il mare, no? Come creare appunto un po' questi inganni, questi rebus, questi giochini, Ma no? Mentali. erano state viste le entità mentali? Ovviamente no. Ci sono degli impianti, anche mentali, oltre che eterici. Quello mentale, sai, è fatto come un elmo di rame, però non compatto, fatto con delle fasce di rame. Sicuramente denti, genitali ano, Mhm. eh, le nocche delle mani. E mi mostra l'azione che lui ha di tirare un pugno e non riesce. Ovviamente il pugno sempre in maniera simbolica, quindi di voler imporre
una decisione, di voler prendere una posizione, di voler anche infrangere, no? Una determinata situazione, un tabù, ma non ci riesce a causa dell'impianto. E poi il dorso del piede destro. Ok, l'argento colloidale lo aiuta? Allora, l'argento colloidale, appunto, da un punto di vista eterico, lo aiuta perché ha molta familiarità proprio con la sua pie. Da? La sua pie. Oh, Sì. argento. Mhm. Sì, e mi fa vedere, sì, che per lui è un buon antibatterico. Ma non Mm, per tutti. no, non necessariamente. No, io in generale non vedo mai niente per tutti. La sua alimentazione vegetariana da 10 anni lo aiuta? Sì, moltissimo, da un punto di vista energetico lui si è proprio ripulito. Ha proprio potuto alzare le sue frequenze, allontanandosi proprio da una serie di dinamiche di violenza, di oppressione. Anche perché lui, proprio per sua natura, viaggia nella direzione opposta, che è quella della liberazione ed è quello dello stare nel giusto, nel corretto. Va bene. Che cosa vuole fare Nino? Esiste la fiamma di Nino? Sì che esiste. È la moglie? No. È nella sua regione? Sì, L'hai detto con un filo di voce. vabbè. Ogni conseguenza è responsabilità di Monica, ovviamente, io non c'entro niente. Ciascuno può scegliere di fare quello che preferisce, nel senso che si può girare le spalle a qualunque cosa, no? Alla ricchezza, alla fiamma, no? Cioè, e non è che è male, sono scelte e comunque non dobbiamo far tutto all'interno di un'unica vita. In questa vita e in questo momento vuole andare al cluster? Sì, certo che sì, perché vedo Vediamolo. proprio che si gira verso la moglie e dice no, io non ti lascio. Perché lui ha molto questo principio anche di giustizia, di correttezza verso l'altro. Di onore. Sì, sì, molto importante per lui. No, ma non è che c'è tanto, poi dopo tutto al cluster. Vedo qualche seme marcio, tipo, no? Che non è riuscito a germogliare bene, guastato, ammuffito. E lui è molto pratico nel riuscire immediatamente a sbarazzarsene buttando via tutto nel portale definitivo. Vediamolo creare un ad eternum. Questo non l'ha mai fatto. Ma Nino ci segue e lo sa di cosa stiamo parlando. Eh, infatti. Mi fa come un gesto, per carità io non me ne intendo, ma mi è venuto la calce, ok? Come quando devi fare la calce, tipo, Mhm, ok? mhm. E lui lo fa invece da un punto di vista energetico, eterico, e pertanto proprio invece che creare la calce, crea l'ad eternum, però con una gestualità simile, ecco. Di che colore è? È bianco con delle intersezioni rosa. Avatar. C'è qualcosa? Tipo una specie di scalpello arrugginito, un po' incrostato. Mhm. Sempre un po' riferimento, sai, al lavoro, alla fatica. Ah! È in riferimento all'antitetanica. Perché? Che E perché quella è è vaccino. arrugginito. Eh, Come? perché è arrugginito, no? Mhm. Quindi, sai, no? Si Tetano, la dice. ruggine, sì, sì. Esatto.
E lui in effetti un solo richiamo l'ha fatto e la cosa non gli ha fatto per niente bene. Lui lì è stato accomodante con il sistema, si è sentito un po' senza via d'uscita e quindi quella cosa lì c'è caduto, però poi basta. E infatti con grande trionfo e orgoglio butta via, prendendolo proprio in mano senza paura, questo scalpello bello arrugginito, ma lui non ne ha paura. Ok? Proprio memore del fatto che lui da un punto di vista energetico si è liberato da quel fardello lì. Tetano e sciocchezze varie, e lo butta via nel portale definitivo. Benissimo. E lui me lo dice, guarda che si può fare qualcosa dopo, non è che devi fare qualcosa prima, in riferimento proprio al vaccino, no? Che dovrebbe prevenire il tetano. Come se lui dicesse no, guarda che nel momento in cui vieni a contatto con un oggetto così, puoi fare qualcosa, non è che devi farlo prima vaccinandoti, lo puoi fare anche dopo. Presenza di mortacci tua. Progetto di Nino. Impianti, entità eteriche e entità mentali. No, man mano si dissolvevano proprio nello svolgimento della sessione e ora non ci sono più. Nuova vibrazione. 312 miliardi. Nuova consapevolezza. 220 circa. PS. 58. 59. 59. Vite. 1311. Cervello o corrispondente a capacità medianiche. 9,5. Vita che hai eliminato più degna di nota. Tipo un minatore che viene sopraffatto da una sorta di esplosione, ok? Era stato messa male questa dinamite, eccetera, e lui che rimane seppellito in questa esplosione da tutti i detriti della miniera. Questa avete proprio che è eliminata. Ok. È ancora totally lost, completamente perso, Nino. Lui e il suo rapporto col femminile. Allora, non è totalmente perso, sta cercando di elaborare con correttezza e con onestà il modo per poter risolvere questo, per poter integrare questo nella sua vita, senza mancare di rispetto a nessuno. Ok. Messaggio finale di Nino a se stesso e a tutti quelli a cui vuole lasciare un messaggio, per esempio la moglie, ci sono insieme anche dei figli, il fratello, tutti quelli che contemporaneamente chiamiamo nel cinema e che è come se avessimo chiamato all'inizio, hanno visto tutta la sessione. È molto bello questo atteggiamento quasi di umiltà, ma umanità proprio, che vedo assumere a Nino, perché si rivolge a ciascun componente della sua famiglia ringraziandolo. E vedo che ringrazia ognuno di loro dicendo anche grazie a voi sono l'uomo che sono. Poi vedo che però si porta una mano sul petto, sul cuore, e poi subito dopo la stessa mano che si è messa sul cuore se la porta sugli occhi e sulle orecchie e dice ma è soprattutto grazie a me che sono quest'uomo. E quando mi dice uomo mi fa vedere proprio la creatura divina. È sempre più forte in lui la consapevolezza di essere una creatura divina
e che questa esistenza l'ha aiutato mano a mano a far emergere questo, la certezza di essere una creatura divina, di essere qui Dio. Quindi come lo chiamiamo questo, cambiamo questo titolo? Totalmente perso diventa? Chiediamo alla sua PS. Totalmente luce. Lucio? Luce. Ah, ci ho vinto un colpo. Totalmente luce, perfetto. Come lo vedi? Esattamente così, totalmente luce, che irradia proprio questo campo energetico, bellissimo, tra l'altro molto intenso, e va a molti, molti metri oltre da sé. Ok, può capitare, il che non significa sono tornato, ho di nuovo i casini, può capitare che ci siano dei momenti in cui i vecchi sintomi, fisici e non, in questo caso, non so, l'acufene, si risentano un tot di tempo dopo la sessione. Cosa fare? Domanda diretta alla PS, la regina di tutta questa baracca. Lui in parte l'ha capito, ma al momento l'aveva capito solo intellettualmente, e cioè che ogni sintomo è un messaggio più profondo. Però è come se questa comprensione fosse ferma ad un livello un po' più superficiale. Ora questa comprensione vedo che è scesa un pochettino più in profondità. Quando ricomparirà il sintomo, è un'occasione affinché lui si connetta ancora più profondamente con la sua PS e ottenga delle risposte, perché arriveranno di sicuro. E lui proprio nel silenzio, seduto, può mettere la mano sopra la parte che in questo momento sta dando quel sintomo e dire: ti sto ascoltando, cosa mi stai raccontando di me? E arrivano certamente delle risposte, perché tanto lui sta comprendendo benissimo che siamo qui non per vivere in perfetta salute e gioia, ma per connetterci sempre più profondamente alla nostra anima. E la nostra anima comunica con noi anche attraverso questi disagi. E poi connettendosi fortemente alla nostra anima, noi risolviamo appunto i problemi collaterali che sono i problemi fisici. Esattamente. Quindi è proprio Armonizzandoci, andando in equilibrio con noi stessi. immagine finale di Nino. Lo vedo che fa la valigia, tutto contento, e raggiungerà degli amici a Roma. Va bene Monica, abbiamo finito. Disconnettiti da tutto e tutti.